In un momento di pazzia ho comprato questo. Che cos'è? Questo qua. Completamente sfasciata, distrutta. Mancano pezzi in giro. Non si sa se funziona, non si sa se fa qualcosa. Lo schermo si vede è danneggiato. Il touchscreen è danneggiato. Quindi la scocca neanche a parlare. Non abbiamo nessuna SD. Sarebbe il colmo se ci fosse anche giochi, ma non c'è nulla. Ok, quanto ho pagato? Per questa cosa ho pagato 32 euro. Troppo? Sì. Non ci avrei dato neanche 10 euro volendo. Perché cosa recuperi da qua? Questo forse, se ancora è buono, ma secondo me non lo è. I pulsanti. Forse qualche pezzo della scheda dentro. La ventola o roba simile, ma qualche vite. Niente di più. Andiamo ad aprirla. Hm? Incredibilmente c'ha ancora tutte le viti dietro qua. Ma magari non è mai stata aperta, eh. Chissà che cosa gli è successo veramente. Chissà che cosa gli è successo. Cosa. Scrivete sotto sui commenti. Cosa è successo a questa console secondo voi? Eh, Perché qua non sono morsi. Qua è proprio qualcuno, non lo so, ha provato. Si è sfogato sulla console. Vedete, i soliti ragazzini che si arrabbiano per niente e usano la console come un martello, la distruggono in questa maniera perché altre spiegazioni non ne ho. Poverina, magari non aveva combinato niente, non aveva fatto niente. Solo Dio sa cosa è successo a questa console. Allora, non c'è la vite qua, non c'è la vite qua, c'è una vite qua sotto. E sì, di recente ho fatto anche un po' di pulizia e ordine. Beh, c'è tutto dentro almeno. Non il cavetto qua. Il cavetto qua è andato. Allora, abbiamo un pulsantino. Questo qua è stato stirato in qualche modo, quindi non possiamo usarlo. Questo qui lo possiamo usare. Le scocche nuove arrivano addirittura senza le grigliette qua, quindi possiamo recuperare anche queste. E, e questa, vabbè, la buttiamo via. Allora, cosa si può dire di questa console? Che è uno schifo e mezza roba si può buttare via. Allora, la console sembra sì sia stata aperta perché ci sono le viti che sono un po' mangiucchiate sopra sulla testa. Non mi sorprenderebbe se questa scheda abbia lo schermo blu a questo punto. Questa qua non credo di poterla recuperare. È un po' danneggiata. Pazienza. Hanno fatto qualcosa anche sulla batteria? Sembra di sì. Antenna danneggiata. Avviciniamoci di più. Allora, questo cavetto se ne può anche andare. Aspettate che prendo delle pinzette.
Non erano proprio queste che volevo, ma possono andare bene uguale. Ah, c'è un danno qui su questo induttore. Mi immagino che sia per problemi lì che hanno fatto. Madonna mia, mamma. Cioè questa si apre come... Aspettate. Oddio mio, non dovrebbe fare così perché questa è tutto la placca di alluminio, quindi anche quella è da buttare, mamma mia. Al di là di questo però, devo dire, le condizioni della scheda ci sono tutte, cioè nel senso non sembra essere stata aperto oltre questo punto. Cioè qui è strappato, quindi il dissipatore l'hanno tolto, se no non sarebbe strappato. Ma magari più in là di questo non si sono spinti, spero. Vabbè. Poi boh. Oh, mamma mia, la batteria. Che ci hanno fatto qua? Hanno letteralmente... ok. Allora. Gli manca anche il cavetto qui per il pulsante di accensione volume. Allora, togliamo il dissipatore e andiamo avanti a togliere la scheda. Allora, questa è una delle viti lunghe della scocca. Ma vabbè, tanto schermo, scocca, a me interessava tenere la scheda. Oh santo signore, non posso neanche... Eh, non voleva venire via. Mamma mia, queste viti sono strette a morte. Allora, questa qua. Come sta dentro? Dopo gli diamo uno sguardo. Allora, togliamo... Ah, gli hanno messo pure la vite qua sotto. Ok, qua ci siamo. Fatemi un attimo vedere quali condizioni del... No, è a posto. Questo è un pezzo salvabile. Questo è buono. Qualcosa di buono c'è, dai, ok. Dopo vediamo cos'altro c'è di buono. Le casse audio, sicuramente. Non le vedo male. Allora, tiriamo via anche tutte già le viti. Già che ci siamo. Ok, anche questo è un pezzo buono. È in buone condizioni. Va bene. Anche questo. Non direi del pulsante. C'è già pezzi che vanno in giro. Dopo questa vite qua. Quelle della porta.
Perfetto. Allora adesso togliamo le antenne, i connettori vari. Oh wow! Ora è letteralmente saltato via. Mamma mia, tagliato di netto. Vediamo, anche quello del touchscreen? No, quello del touchscreen è ancora attaccato. Ok. Allora, questo è l'analogico destro, che magari è ancora buono. La ventola è bloccata perché c'è il metallo qua sopra che è piegato. Volendo si può anche ripiegare e magari si riesce a sistemare questa ventola. Però è comunque danneggiata, insomma, quindi è più saggio dire buttarla via o nel caso riesco a recuperarla, vedete che è piegata. Nel caso riesco a recuperarla magari la uso solo ed esclusivamente per questioni di test. Ok, possiamo togliere la scheda. Non mi piacciono i contatti qua della batteria che se ne vanno in giro. Yeah! Ecco qua. Ecco a voi la scheda. La scheda è piegata? Sì, è gravemente piegata. La vedo io che è piegata. Mamma com'è piegata. Non so se si nota, ma questo qua dovrebbe essere allo stesso livello di questo. Guardate com'è piegata. Questa parte verso l'alto. Non è... Non interessa molto il processore, ma vedremo. Facciamo i nostri check. Andiamo a fare qualche misurazione qua e là. Vediamo se troviamo qualcosa di strano. E poi la proviamo magari, eh? Allora, questa è andata. Quindi c'è qualche pezzo che ha preso il colpo. Va bene. Allora, continuiamo a smontare. Guardate qua che bel crepo. Guardate che crepo. Mamma mia. Allora, vabbè, continuiamo. Togliamo a questo punto via già tutti i pulsanti. Smontiamo tutto. Quello che possiamo recuperare recuperiamo. Il resto va tutto nell'immondizia. Ecco qua. Recuperiamo anche questo, perché non lo forniscono insieme con le scocche nuove. Sempre se io voglia usare una scocca nuova, perché sono comunque costi in più, Una Nintendo Switch Lite gira intorno al centinaio di euro, quindi devo stare anche attento alle spese per poterla recuperare, se voglio recuperarla intera. Se no, posso anche decidere di vendere solo la scheda, i pezzi e basta. Ma intanto mi piace la sfida è capire se questa cosa, se questa scheda è salvabile oppure no. Allora, questa vite qua sembra che non abbia voglia di uscire. Si è fissata sotto.
No, non si è fissata sotto, si è rotto il perno sotto che tiene la vite. Allora, il cavetto tutto martoriato, buttiamo via. La cassa audio. Anche questo si è rotto. Questo è ok. Ok. Molto bene. Stacchiamo l'analogico e questo se ne viene via tutto. Oibò. Oh santa madonna. Cioè, spezzato in due. Oh signore, che gran colpo che ha subito questa console. Ma veramente è una cosa allucinante. Allucinante. Allora, oltre al fatto pure sullo schermo. Allora, togliamo i tasti. Intanto. Là. Spiegatemi come è possibile essere arrivati qua dietro. Ok, a danneggiare anche qua dietro. Giusto perché così. Wow. Va bene. Allora, togliamo l'analogico un attimo. Questo qui è quello senza il pomello, ma vabbè. Può essermi lo stesso utile per qualcosa, forse. Ok, e questo finisce direttamente tutto nella spazzatura. Tutto un blocco intero, impossibile farci qualcosa. Ok, per questo invece adesso andiamo a prendere un paio di pinze, teniamo ferme le plastiche e andiamo a svitare. Ecco qua, uno e due. Ottimo. Smantellato. Ok, con cosa siamo rimasti? Con ben poco, sinceramente. Allora, abbiamo la scheda, abbiamo le due schede, abbiamo qualche pezzo, eventualmente posso anche recuperare le antennine, quindi non che servano poi a granché, serviranno sì e no una volta veramente ogni 1000 console, boh, o console appunto che sono disintegrate simili in questo stato, che allora le antenne sono saltate via o boh, per qualche altro strano motivo non ci sono. E a quel punto noi abbiamo delle antenne di ricambio. E la batteria, anche se non è il massimo tenerla così, si può eventualmente tirare via. Beh, diciamo che così è molto facile tirare via le batterie. Cosa ne pensate? Rompiamo tutto e tiriamo fuori solo per la batteria.
spruzziamo un po' di alcol isopropilico sotto, che aiuta a dividere dalla colla. Ci sono quasi. Ah, ecco qua. Mannaggia Nintendo quella volta che ha usato questa copertura qua, questo biadesivo maledetto, così estremamente forte, quando bastavano delle striscette, oppure una di quelle che si possono tirare via anche, no? Conoscete? Su alcuni oggetti elettronici usano di quelle strisce che ti lasciano la linguetta fuori, tu tiri la linguetta e si toglie via il bioadesivo, no? Ok, da sotto, così poi non si danneggiano le batterie, no? Vabbè, tanto hanno detto, ma sì, quanto vuoi che duri la console? Un anno, 2 anni, poi la buttano via, quindi a cosa gli interessa loro avere la batteria che si può ricambiare? Eh, interessa tipo a me, quando devo recuperare pezzi non devo distruggere una batteria almeno, no? Ecco, va bene, questa la terrò per esperimenti o roba simile. Magari trovo una batteria che effettivamente è gonfia, gli posso recuperare il pezzetto qua, perché quello che è attaccato qui è tutto danneggiato. Vediamo se riesco a staccarlo. Ecco. Ecco, se ne è venuto via pure il pulsante. Ok. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo comunque un po' di componenti, no? Che possiamo utilizzare per altre console. Non è comunque male. Abbiamo anche questa schedina qui, che sembra ancora in buono stato. Niente di rotto. Niente componenti che mancano, a vista d'occhio. Avviciniamoci. Allora, qua sembra ci siano tutti i componenti, quelli piccolini. Non ci sono segni strani, marchi, cacciavitate o quello che erano. E il pulsantino qui è in buono stato ancora. Quindi va bene. E poi la scheda, che come vedete non è piatta per niente. Dovrebbe stare molto più giù. Quindi vedremo che cosa succede con questa. Allora, quello che ho notato è stato questo qui, questo induttore qui, che è rotto, spezzato, quello che sia, quindi dovrò andare a recuperarlo. L'induttore anche qua, anche questo è stato rotto, spezzato. E vabbè, chiaramente il pulsante, che ormai adesso è tutto disintegrato, non c'è più. Ah, ho visto anche una cosa un po' strana qui, eccolo qui. Questo condensatore qui è un po' rialzato perché probabilmente si è un po' rotto qua sulla scheda, è saltata un po' la connessione. E basta, direi. Quindi cosa facciamo adesso?
Allora, come prima cosa io direi facciamo qualche test. Puliamo qua dalla pasta termica così non ci sporchiamo le mani. Immagino che questo sarà un video lungo, quindi preparatevi. Se lo state guardando dalla televisione tipo o da PC, da computer, tipo come fosse un film, andate a prendervi una bibita, dei popcorn, qualsiasi cosa volete, patatine anche, che può essere un video lungo. Già ho registrato per mezz'ora, quindi vedete un po'. Allora, andiamo a sistemare un attimo questo qui. Vado sotto al microscopio. Allora, accendiamo il microscopio, perché quello lì è l'induttore. Eccoci qua. Eccolo qua, quello lì è l'induttore per la retroilluminazione che fornisce energia, e là, come è piegata la punta. Allora, stavo dicendo, quello lì è l'induttore che fornisce energia al chip responsabile della retroilluminazione. Chiaramente se l'induttore è rotto, magari da qua a qua non passa più corrente, non passa più energia e quindi il chip non funziona. Ok? Quindi andiamo a vedere in continuità con il bip. Ok, andiamo a vedere da sopra a sotto e addirittura vuol dire che è ancora connesso, è ancora a posto nonostante sia danneggiato. Va bene, ok, allora per il momento lo lasciamo così, non ho nessun problema, ma questo qua dietro è un problema perché si è completamente sradicato, quindi adesso no, lo faccio dopo. Per il momento andiamo a vedere in modalità diodo. Aspettate un secondo che metto il multimetro sullo schermo. Allora andiamo a vedere qualche misurazione in diodo. Vediamo le condizioni della porta. Sono anche buone. Non ci sono piedini spezzati, piegati o altro. Sì, è in buono stato. Addirittura. Ed è la porta originale. Ok. E allora torniamo sulla scheda. Andiamo a fare qualche misurazione attorno al chip M92. Allora, ce lo mettiamo in questa posizione qua, così siamo familiari alle misurazioni. Allora, misuriamo questo, togliamo il bip però perché... Allora, 49, 31, 46, 31, 42, 34 e quello più importante, 25. Ok. Proviamo in resistenza. Abbiamo 410. Buono. All'inverso, quindi con puntale nero, abbiamo 380 ohm. Ok. Potrebbe essere buono. Andiamo a vedere BQ. Andiamo a vedere attorno a BQ cosa succede in modalità diodo sempre. Allora, abbiamo 30, 30,
52, 45, 48, 48, 1. Va bene. Quindi adesso possiamo rimpiazzare questo perché le misurazioni ci sono, stanno bene. E facciamo anche un breve check anche qui su questi qua, 45 e 45. Questa è massa, qui abbiamo 60. Sembra tutto in ordine. Questi qui 74. Questo è di più e di meno quando arrivano fuori sulla porta. Di qua anche l'ho fatto solo per controllare che ci sia continuità. Se mostra un valore di qua e mostra un valore di qua, vuol dire che questo è continuo. Quindi è promettente, è promettente. Magari, come ho detto, viste le batoste che ha preso, questa la prima cosa che fa è far vedere lo schermo blu. Sarai sorpreso di vederla accendersi senza nessun problema. Questo sarai veramente molto sorpreso. Allora, prendiamo i nostri ricambi. Allora, ho preso una scheda normale Nintendo Switch, vado a prendere l'induttore da qua e ce lo metto di qua. Quindi intanto aria, sì, saldatore. Vado a pulire i resti di questo. Uno. E due. Molto bene. E ora aria calda, 450 gradi. Abbiamo 0,2, 0,02, il che va bene. Prima mostrava 35 per questioni che questo era diviso fra qua e qua, ok? Quindi i percorsi erano divisi e mostravano i loro valori indipendenti. Una volta che invece questo si connette con questo, il valore cambia. Adesso la scheda è anche calda, ok? Questa zona è calda e quindi differisce, vedete? Piano piano salirà, dovrebbe arrivare verso 0,05 circa come valore normale. E facciamo il test qua. Questa so che è una scheda funzionante, cioè lo schermo e il touch funzionano. Quindi faccio una prova al volo qui e anche la batteria funziona. Questo è collegato, tutto collegato. Vediamo cosa succede. Niente. Beh, sarebbe stata una bella sorpresa se facesse qualcosa. O magari non c'è la retroilluminazione perché non funziona la retroilluminazione. Anche, è possibile. Alziamo il volume. Se è accesa dovrebbe funzionare. Però ci mancano le casse audio. Quindi gli mettiamo una cassa audio, non questa, questa. Così eventualmente possiamo sentire i suoni. Niente. Non succede nulla. Magari la batteria è scarica. Può anche essere.
No, abbiamo 3,9. Quindi tecnicamente dovrebbe fare qualcosa. Allora vediamo cosa succede con il caricatore. Magari riesci a darci qualche informazione in più. Allora abbiamo 15 volt, 0.45, 44. Questo significa solo che il circuito della ricarica funziona. Però la console a questo punto non è accesa, non si accende. Se avessi visto 0,6, 0,7 ampere, avrei pensato che la console fosse accesa, ma non è accesa. Quindi, che cosa impedisce a questa console di accendersi? Il fatto che è piegata? Magari se schiaccio sul processore un attimo fa qualcosa di diverso? Non lo so. Proviamo. Allora, tengo premuto, però voglio fare una cosa prima. Allora, tolgo il cavetto di qua. Adesso tolgo la batteria. Molto bene. Rimetto la batteria. Rimetto il cavetto. Perfetto. E adesso tengo premuto sopra il processore. Tengo premuto. Inserisco il caricatore. Non mostra niente, non succede niente, non c'è retroilluminazione o altro. Ok. Allora adesso stacchiamo la scheda e vediamo che cosa succede allora. Andiamo in cerca di qualche problema effettivo, se riusciamo a trovare qualcosa. Ah, direi che ho trovato il problema. Ho detto, visto che c'è una grossa piegatura su quella zona lì, ci do un'occhiatina. Magari ho detto, alzo un attimo la memoria, la eMMC, e guardo un po' che cosa c'è sotto. Direi che ho deciso bene. E se la scheda è in questo stato, qui, beh, chiaramente questo non poteva partire in questo stato. E mi domando che cosa ci sia qua sotto. Vogliamo scoprirlo? Dai, vado ad aprire la copertura del processore. Togliamo il processore e anche le RAM, giusto perché già che ci siamo sempre nella zona. Potrei anche decidere di fare un trapianto, perché purtroppo non ho schede però. Dovrei acquistare una scheda così, possibilmente in buono stato, o provare con una che si accende, ovvero prendere una Nintendo Switch Lite, o che si accende magari in pessimo stato, oppure che gli basta poco da sistemarla e si accende di nuovo per poter fare un trapianto e verificare se la memoria di questa console, il processore, sono salvi e sono sfruttabili per altre console, oppure no, perché adesso qua ragazzi, cioè, come faccio io a ripristinare una roba del genere? È praticamente quasi impossibile, cioè, allora, perché ci sono poche cose effettivamente che sono importanti qua, 1, 2, 3, 4. Vedete qua? Qua non c'è niente. Questi qua sono tutti pad non connessi o che sono connessi a massa. Tipo, eccolo qua, un altro. Vedete? Questo, anche questo. Idem. Questo sembra solido. Però ecco, questi sono punti che la console ha bisogno, anche questo no.
Potrei anche salvarla, ricostruire questi qua e vedere, ma preferisco... Posso farlo, eh. Posso sicuramente farlo perché l'ho già fatto altre volte su altre console. Non è un lavoro che mi spaventa, però se posso salvarla senza dover per forza ricorrere a una scheda. Eh, no, preferisco in senso che sia, ecco, anche dall'altro lato. Preferisco che sia stabile, no? Ok? Una riparazione stabile, non un attimo così per vedere, sappiamo se funziona o non funziona. A questo punto la scheda è già, come si vede, danneggiata oltre il limite, ok? Vedete, ci sono le palline che si staccano tutte, qua ci saranno un sacco di... perché tutta questa roba qua non è necessaria alla fine al funzionamento della console. Le eMMC funzionano con veramente pochissimi punti. Possono funzionare con pochissimi punti. Poi è il produttore che decide quanti usarne. Ma proviamo a pulire la zona, vediamo cosa succede. Adesso io arrivo con il saldatore. Non tocco neanche. Andiamo anche col flussante, già che ci siamo. Una bella inondazione di flussante. Ecco, quello che è rimasto vuol dire che è ancora solido. Altrimenti sarebbe venuto via anche il resto. Ottimo. Beh, ottimo no, ottimo proprio niente. Però è qualcosa. Ecco qua ragazzi, questi sono i danni che possono essere causati a una scheda quando cade, quando la prendete a pugni, quando la prendete a pugnalate. Succede questo, poi non vi domandate come mai la mia console non funziona più. Che colpa hanno le console? Nessuna. Ne ho anche un'altra messa peggio, a cui sto lavorando e sto facendo anche un video. L'altra console a cui sto lavorando si sono strappati anche i pad dal processore. Sto cercando il modo di ricostruire i pad sul processore per riattaccarli alla scheda e vedere se così almeno si accende. Anche quella è una sfida persa, chiaramente, perché il processore con i piedi, i pad strappati da qua non va bene, non va assolutamente bene. Allora, stavo dicendo, andiamo a vedere sotto al processore, torno tra poco. Allora, qual è la situazione? Eccola qui la situazione. Allora, questa è una RAM e su questa RAM, allora, effettivamente non abbiamo nessun problema, perché qua non c'è nessuna via sotto. E anche questi non c'è nessuna via, nessuna traccia. Quindi va bene, però hanno subito un colpo. Ok, almeno questa. Questa qua in sotto invece è in perfetto stato. Per quanto riguarda invece il processore, allora noi abbiamo la parte bassa che è messa bene. Purtroppo invece salendo, ecco qua, e abbiamo
Uno in alto a destra, eccola qui, che sicuramente ci avrebbe dato lo schermo blu, perché questa sarà sicuramente una di quelle linee che vanno per le RAM. E poi queste tre qua, che non ho idea di dove portino. Questa è massa, questa è massa, queste me le ricordo sempre. Queste qui però non so se effettivamente sono massa oppure hanno una linea, che ne so, corrente, dati o altro. Vediamo in modalità diodo cosa succede se andiamo a provare a misurare quelle via là. Allora, lì niente, qua niente, probabilmente non è connesso oppure non riesco a... Eccolo, stavo... Ecco, questa è massa, vedete? È una cosa che... E anche questa è massa, mentre questa sicuramente porta da qualche parte, anche se non c'è nessuna misurazione diodo. Qua abbiamo 0,03, quindi questa è una traccia importante. E questa? Qua non c'è nessun valore, ma vedo una via, quindi sicuramente va da qualche parte. Può essere che sia una di quelle linee che portano alla micro SD, ok? Quindi non ci mostrerà mai un valore adesso finché non colleghiamo una micro SD. Vediamo lo stesso in valore di resistenza, niente. E credo sia il l'alcol isopropilico che interferiva. Allora, sì, vedete, l'alcol isopropilico ha un minimo di resistenza, mega o me, però ce l'ha, perché anche se puro 99,99 c'è sempre quella piccola percentuale di acqua che rimane, che non la possono togliere. Quindi abbiamo questi tre punti qua, specialmente questo, che è da recuperare assolutamente. Qua si fa anche presto, nel senso, se il processore viene saldato sopra, le palline dopo vanno lo stesso in contatto qui, quindi questa è una cosa facile, diciamo, da risolvere. Un po' meno invece questa situazione qua, dove ce ne sono ben di più. Qui è facile che una o due palline magari non vadino a fare ben un buon contatto. E tra l'altro, se notate, e vi abbasso un attimo di più, allora, giusto per farvi vedere la dimensione, Ok, guardate la dimensione di questa via qua, ok? È bella larga, ok? Ci si riesce a prendere molto bene qua, con una pallina di stagno, ok? Mentre qui, vedete, sono microscopiche, cioè una pallina di stagno potrebbe non essere sufficiente per attaccarsi qui. La via è piccolissima, vedete? Cos'è? Un quarto rispetto a questa? La metà? Minimo la metà. Quindi è un po' difficile. Poi guardate anche, adesso che sono molto più ravvicinato, vedete qui, guardate qua come eccole, come si scagliano via. Perché è tutta una zona crepata. Questa qui è tutta una zona instabile. Comunque sono tutti punti di massa, vedete? Non c'è niente al di sotto.
Dobbiamo però toglierli in modo che non facciano interferenze se vogliamo provare ad utilizzare questa scheda, giusto per qualche test, cioè vedere se il processore, la memoria, se vuole vivere ancora, e anche è un buon test anche per sapere se effettivamente il restante dei componenti che è presente sulla scheda non abbiano subito problemi, ok? E che quindi possiamo poi identificarla come una buona scheda di donatore, ok? Di pezzi di ricambio. Perché se noi le lasciamo così, noi non sapremo mai se effettivamente la scheda ha i componenti buoni oppure no. Rimarremo sempre con il dubbio. Invece aggiustandola, per quanto possibile, anche se è un lavoraccio, intanto si può fare benissimo, è un ottimo modo per fare pratica, ok? Prendete una scheda così, provate a fare ricostruzione delle tracce, delle piste, mettete alla prova le vostre abilità, no? E se riuscite poi anche nel vostro intento e riuscite addirittura a riaccendere una console in questo stato, ok? Non vi fa solo sentire in cima al mondo, ma in cima all'universo addirittura. Allora, qui bene o male è finito, non ci sono altri segni gravi, eccetera. È stato eliminato tutta quella parte danneggiata grave che può causare problemi. Ecco. Molto bene. Dove sono finito? Eccolo qua. Ottimo. Bene, allora possiamo procedere al reballing, sperando in un miracolo, e vedere cosa succede. Allora, e vi spiego anche qualche trucchetto che uso io. Come si può fare in queste situazioni? Allora, intanto i punti di massa non è necessario ripristinarli, ok? Assolutamente. Perché ce ne sono a milioni in giro per il resto della scheda che si attaccano al processore, quindi non è importante. Però per le altre, 1, 2, ne 3, io faccio in questo modo. Allora, vado a grattare un attimino con la pinza per quanto possibile, rimanendo però in bagno di alcol, ok? Gratto un po' la superficie in modo da esporre meglio il rame, ok? Una volta che ho fatto questo, vabbè, magari prima si prepara il resto, nel senso si toglie tutto lo stagno, si prepara il resto, si pulisce bene tutto e poi si viene qui a grattare, ok? Una volta che è stato pulito tutto, eccetera, e qui sono tutti pronti, ok? Io prendo una pallina da 0,2 mm, ok? Proprio piccolissima, la appoggio qui sopra, ok? E poi con l'aria calda faccio in modo che si attacchi a questo pad. In questo modo la pallina da 0,2 mm è piccolissima, non gliene importa niente a queste altre quando verrà saldato il processore, no? Per di più qua è anche più basso rispetto, c'è lo scalino, ok? È anche più basso, di conseguenza la pallina normale farà fatica ad attaccarsi qui, ok? Ma se trova già un pochino di stagno e in rilievo, ok? Si attaccherà meglio
e riuscirà a fare contatto. Quindi adesso puliamo tutta la zona, prepariamo tutto, vi faccio vedere il processo in time lapse veloce e niente. È normale vedersi ogni tanto, specie su schede così, che questi pad qua, quelli ai tre proprio, che formano l'angolo, se ne vengano via, perché sono pad non connessi, sono i più deboli in assoluto. Appena prendono un po' di calore, anche se io non sto neanche toccando la scheda con la punta del saldatore, avete visto che se ne sono venuti via lo stesso, perché sono solo letteralmente incollati alla scheda e non ci si può fare nulla. Se vogliono venire via, vengono via. Pazienza. Tanto comunque non sono utili alla scheda, in nessun modo.
Eccoci qua. Test finale. Allora, ho rimesso la scheda, non è avvitata, non è assolutamente avvitata giù perché chiaramente questo può creare di nuovo problemi sotto ai chip. Ok, la voglio lasciare così com'è, il più possibile. Ho collegato la batteria, ho collegato un po' di roba, sembra tutto in ordine. Io sarei contento anche solo che mi mostra, che ne so, uno schermo blu, schermo viola, schermo giallo, schermo, un qualsiasi schermo, cioè che mi mostra attività e io sono contentissimo, perché vuol dire che qualcosa funziona, no? Se non mostra niente, è un problema. Allora, proviamo. 1, 2, 3. Nessuna aspettativa comunque, Mai in questi casi consideratela morta, io la considero già morta, sarebbe bello se funziona, vedremo. Ma secondo me non funziona. 1, 2, 3. Accensione. My God. Oh, ragazzi. Beh, adesso sta tanto tempo qua. Dovrebbe essersi già accesa. Funziona! L'ho riparata! L'ho riparata! Giuro, non ci credo nemmeno io. Aspettate perché adesso c'ha la luminosità automatica, immagino. Luminosità. Guarda! Guardate! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cosa non ho recuperato? Non ci credo nemmeno io. Cioè, la scheda funziona allora? Cioè, vuol dire che funziona tutto? Oh mio Dio, cosa non ho recuperato, ragazzi? Sono letteralmente sorpreso di me stesso. È favoloso. È la cosa più bella che mi sia capitata. Che bella soddisfazione, eh? Che bella soddisfazione. Vediamo. Bei giochini, eh? Bei giochini. Magari stava giocando a Fortnite e ha dato un bel colpo. Bello, bello. Favoloso. Io sono stupito di me stesso e niente. OBS mi dice che ho raggiunto 3 ore e 45 minuti di registrazione. Ora capite perché non vado a fare live o roba del genere, perché ci sta adesso questa cosa qua, la faccio a formato video, no? Taglio le parti non necessarie, accorcio, faccio accelerazioni, video, eccetera, nei momenti in cui appunto non c'è niente da vedere, tipo il reballing, ok? Ma ecco, insomma, è più sopportabile, no? Immagino un video, sarà magari anche lungo, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, ma non è almeno 4 ore. Eh? Almeno non dovete sopportarmi per 4 ore, no? Magari qualcuno piace sopportarmi per 4 ore, vabbè. Quando arriverò a 1000 iscritti comincerò a vedere se vale la pena fare qualche live, eventualmente, oppure no. Però ecco, insomma, bene, bene, sono contento, ho recuperato una scheda. Chiaro, questo adesso non è che la vado a assemblare e vendere come una console, questa non è assolutissimamente una console affidabile. Non posso coprirla con garanzia, questa cosa qua, assolutissimamente, è troppo compromessa, però mi è piaciuto lavorarci, mi è piaciuto mettermi alla prova e ce l'ho fatta e ne sono contento. Ecco, bene ragazzi, termino pure qui il video, spegniamo pure la console. Fantastico. Ecco, lasciate un commento, iscrivetevi, mettete un like se volete. Noi ci vediamo nella prossima impresa titanica. Allora, va bene? Ciao a tutti.